Ciao, oggi realizzeremo insieme Winnie the Pooh, l'orsetto goloso di miele che ha accompagnato la mia infanzia e quella di tutti i miei coetanei. Come al solito, giù in descrizione vi lascio il link a questa scheda dove troverete la pasta che ci occorre. Vi ricordo che se volete appoggiarmi non dimenticate di lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E senza perdere altro tempo, iniziamo. Iniziamo modellando il viso. Realizziamo una sfera e inseriamo all'interno la nostra pallina di polistirolo, avendo l'accortezza di lasciare più pasta da un lato. In questo modo ne avremo abbastanza per modellare il viso. Aiutandoci con il palmo della mano facciamo aderire bene la pasta fino a chiudere il polistirolo dentro e ripristiniamo la forma sferica. Con una leggera pressione marchiamo in mezzo la linea degli occhi. Dopodiché modelliamo il naso, immaginando una O al centro del viso. Modellato il naso, pressiamo delicatamente per formare le orbite oculari e appiattiamo un po' la fronte. Passiamo quindi a disegnare la bocca. Con il Dresden posizioniamo prima gli angoli esterni. Marchiamo le linee della bocca che li toccheranno e congiungiamole disegnando una U, proprio come abbiamo fatto per Topolino. Se non hai ancora visto il video ti lascio il link qui in alto. Modelliamo e togliamo le piccole imperfezioni. Adesso formiamo l'apertura della bocca servendoci del cutter. Prendiamo come riferimento la metà del viso e spingiamoci a sinistra per circa 8 mm. Con l'aiuto del Dresden portiamo in fuori il labbro inferiore. Aiutiamoci con il pollice a formare bene il labbro e modelliamo la zona circostante. Passiamo ad aprire due fori per l'inserimento degli occhi. Li posizioneremo in basso vicino alle guance, allineati con gli angoli della bocca. Inumidiamo i fori, formiamo due piccoli chicchi di riso e li inseriamo negli incavi appena realizzati. Realizziamo adesso il naso. Con il Dresden appianiamo un po' la superficie del naso per accomodare bene la nostra pallina che realizzeremo con un po' di pasta nera. Inumidiamo e formiamo una sfera. Appiattiamola un po' e rendiamola un pochino ovale. Le sopracciglia andranno collocate in alto, ovviamente sopra gli occhi e orizzontalmente allineate. Marchiamo una piccola linea sul viso a sinistra e a destra, inumidiamo e andiamo a realizzare due minuscoli vermetti di pasta nera. Posizioneremo le orecchie in alto in direzione delle sopracciglia. Marchiamo leggermente e inumidiamo. Parto da una sfera e la divido in due, così le parti verranno quasi uguali. Rifaccio una sfera con la prima metà e con l'aiuto del ball tool presso al centro. Con un movimento rotatorio la lavoro fino ad ottenere dei bordi sottili. Inumidisco e lo colloco sulla zona. Presso leggermente e tiro via il ball tool. La stessa operazione la ripeto con l'altra metà. Passiamo a dar colore alla bocca. Ci occorre solo un po' di rosso in polvere. Coloriamo l'interno della bocca, stando attenti a non colorare le labbra. Per la lingua realizzeremo un chicco di riso con della pasta rosa. Lo appiattiamo e con l'aiuto del nostro tool marchiamo la linea posteriore. Inumidiamo e applichiamo il pezzo dentro la bocca. Accomodiamolo aiutandoci con un tool. Adesso passiamo a modellare il corpo. Iniziamo inumidendo leggermente la nostra sfera di polistirolo. Prendiamo la nostra sfera di pasta gialla e formiamo un incavo che accoglierà la palla di polistirolo. Dovremo avere l'accortezza di lasciare più pasta nel lato opposto alla chiusura. Così facendo avremo il necessario per modellare il busto. Aiutiamoci con il palmo della mano e pian piano chiudiamo dentro la sfera. La pasta deve aderire bene al polistirolo, mi raccomando. A questo punto dovremmo avere un uovo. Aiutandomi con il palmo della mano accentuo la pancia, avendo cura di lasciare intatta la forma sferica. Continuo a modellare formando anche la curva dorsale. Vi faccio vedere il profilo. Mettiamo via il busto e passiamo alle gambe. Formiamo un salsicciotto lungo 8 cm circa, dopodiché ricavo una piccola sfera delineando la caviglia e con le dita tiro in su il piedino. Ripeto la stessa operazione per l'altra gamba. Passiamo all'assemblaggio.
Verifichiamo dove andranno posizionate le gambe e con il Ball Tool realizziamo un invito. Tagliamo la parte in eccesso della gamba e realizziamo nel pezzo una guida per lo stecco. Inumidiamo e procediamo all'assemblaggio. La gamba sinistra andrà piegata, verifico la sua posizione, con un cutter effettuo un piccolo taglio dietro il ginocchio ed effettuo la piega. Tagliamo la parte eccedente di pasta, inumidiamo, inseriamo lo stecco e posizioniamo la gamba. Per le braccia inizieremo con la stessa tecnica utilizzata per le gambe, quindi salsicciotto di 7 cm circa e ricaviamo una pallina dopo il polso. Adagiamo il pezzo sul tavolo di lavoro e pressiamo leggermente la pallina ricavata, così verrà fuori la mano tozza di Winnie. Adesso con un cutter effettuiamo un taglio e ricaviamo il pollice. Lo modelliamo ed abbiamo già finito. Ripetiamo le stesse operazioni per l'altro braccio. Prima di montare le braccia dobbiamo realizzare la maglietta rossa. Inizierò dalle maniche. Stendo della pasta rossa. Ho mescolato 50% di Luxury Fondant per copertura e 50% di Play Model, una pasta prettamente da model. Questo mix mi consentirà di avere elasticità e modellabilità allo stesso momento. Con un tagliapasta formo un cerchio, lo divido in due e passo ad applicare la prima semiluna al braccio. In questo modo. Chiudo bene la parte posteriore ed eccolo qui. Stesso procedimento lo ripetiamo per l'altro braccio. Per realizzare la maglietta ho tagliato un fazzoletto di pasta prendendo in riferimento come larghezza da un'ascella all'altra e come lunghezza da sopra la pancia fino alla schiena. Chiudiamo bene le parti laterali e tagliamo l'eccesso con delle forbici. Per il colletto uso un tagliapasta circolare con dimensioni poco più piccole rispetto al collo. Passo così a modellare il colletto. Per fare il bordo aiutati con il tool e con il pollice che fa da barriera. In questo modo avrai una bella piega ed eviterai di danneggiare la pasta. Proviamo il testone ed andiamo avanti con le braccia. Inizio con il braccio sinistro, effettuo una leggera marcatura del polso che verrà piegato. Taglio l'eccesso di pasta, creo un invito, inumidisco e applico il braccio. Inumidisco anche la parte che fa contatto con la gamba, così avrà più punti di supporto. In questo modo il braccio non avrà bisogno di stecchi. Realizziamo adesso qualche dettaglio aggiungendo delle piccole pieghe sulla maglietta, all'altezza della spalla, sotto l'ascella e sul bordo inferiore. Passiamo alla struttura che reggerà la testa. Inseriamo uno stecco assicurandoci che arrivi al fondo e tagliamo la parte in eccesso in modo obliquo. In questo modo saremo facilitati nell'inserimento della testa. Creiamo un invito nella testa ed inseriamola sul busto. Creiamo un invito, taglio l'eccesso di pasta e inserisco un wire. Adesso creiamo una marca all'altezza del gomito ed effettuiamo la curvatura. Con l'aiuto di una pinza a becchi lunghi pieghiamo la parte che andrà dentro il busto e tagliamo l'eccesso che fuoriesce dalla mano. Inumidiamo ed inseriamo il pezzo al busto. Aggiungiamo un piccolo dettaglio, il vasetto. Partendo da una sfera, appoggio la pasta sul piano e faccio ruotare la sfera formando un cono senza punta. Con l'aiuto del Dresden realizziamo il bordo e con il Ball Tool formiamo un piccolo incavo nella parte superiore. Per realizzare il miele ho idratato una gelatina e l'ho sciolta a bagnomaria. Aggiungiamo un po' di giallo e quando è sul punto di raffreddamento massimo inizio a distribuirla dove mi serve.
A questo punto, se hai seguito tutti i vari passaggi, dovresti trovarti con lui tra le mani. Come sempre, se hai dubbi o domande, lascia un commento qui in basso, ti risponderò il prima possibile. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, così mi supporterai e non ti perderai i prossimi video. Non mi resta che ringraziarti di nuovo e darti appuntamento al prossimo video. Ciao!